Buonasera, bentornati a Football Benchmark. Stavolta la buonasera la diamo ad Antonio Di Cianni. Antonio, buonasera. Ciao Luca. Vogliamo proseguire con te a parlare di questa Champions League, delle due finaliste, per cercare di analizzare bene qual è stato il percorso economico, finanziario che le ha portate a giocare questo ultimo atto di questa straordinaria competizione. E quindi con te oggi parliamo del Real Madrid, che è la signora della Champions League, se vogliamo, no? Visto le 13 Champions League vinte, la grande aria che si respira al Santiago Bernabéu, che ha dato sicuramente la spinta per poter far arrivare i ragazzi o gli uomini di Carlo Ancelotti in finale. Di stadio parleremo anche noi, ma da un'altra angolazione, no? Che è sicuramente altrettanto interessante. Antonio, io partirei soprattutto con l'evoluzione dei ricavi operativi, perché spesso nelle nostre chiacchierate abbiamo detto quanto i risultati sportivi influiscano sui ricavi operativi. Beh, al Real Madrid questa è un'equazione che permane, che rimane, anche perché, va detto, è difficile vedere un Real Madrid non vincente. Giusto, infatti è verissimo, l'evoluzione dei ricavi segue anche, se non soprattutto, l'evoluzione dei risultati sportivi. Nella grafica che arriverà in sovraimpressione, ecco, l'abbiamo voluto evidenziare in rosso, sono le prime 2 stagioni di Ancelotti con i Blancos, la decima vinta nel 13-14, la 10ª Champions League. Poi arriva Zidane, tre Champions League di fila, tra l'altro Zidane ex vice di Ancelotti, e nel frattempo vengono vinti anche un paio di campionati spagnoli, e ovviamente nel 21-22 il Real ha rivinto la Liga, come già sappiamo. Adesso si appresta a potenzialmente vincere la 5ª Champions negli ultimi 10 anni, qualora battesse il Liverpool in finale. Sul discorso ricavi vediamo il picco nel 17-18, chiaramente poi una piccola flessione per la pandemia, direi anche abbastanza limitata. Nel 2021 per la prima volta il Real Madrid non è il club con i maggiori ricavi d'Europa, in quanto è stato superato dal Manchester City. E comunque poi lo andremo a vedere, è interessante quanto le perdite comunque del Real Madrid sotto Covid siano state comunque limitate rispetto a tanti altri club, ma fra poco saremo ancora più espliciti. Parlavamo prima di stadio, quello che è riuscito a dare lo stadio del Real Madrid, il Santiago Bernabéu, sportivamente per arrivare a questi traguardi che ha raggiunto durante questa stagione. Nella grafica, i ricavi da stadio, vediamo che tipo di risposta ha dato lo stadio a livello economico, e soprattutto vediamo che la differenza dei fatturati rispetto a quello che abbiamo visto prima la notiamo proprio nel Covid, no? Cioè quello che manca nei ricavi probabilmente è quello che manca anche nei ricavi da stadio. Giustissimo, soprattutto questo lo vedremo anche con altre grafiche successive. Dicevo, il picco è quello del 18-19 con 155 milioni, comunque sotto il Barcellona che fece 175, poi un crollo importante per il Covid, abbastanza evidente. Importante da dire che il Real Madrid sta rinnovando il Santiago Bernabéu, e per certi versi il Covid lo ha anche facilitato, paradossalmente, perché dovendo giocare a stadi chiusi comunque si è potuto spostare allo stadio della primavera, della cantera, l'Alfredo Di Stefano, quindi ha potuto lasciare campo libero agli operai per procedere con le opere di ristrutturazione. Il nuovo Santiago Bernabéu, un progetto di più di 600 milioni di euro in totale, come costi, ospiterà anche altri eventi non solo calcistici. Si parla anche già di partite di NFL, e si vocifera che arriverebbe a generare addirittura circa 400 milioni di euro all'anno. Quindi pensiamo che salto in avanti farebbe esattamente il Real Madrid solo da ricavi da stadio. Quindi è effettivamente un progetto molto interessante, al quale probabilmente anche Milan e Inter avranno guardato quando fu valutata l'opzione di rinnovare San Siro, però hanno poi scelto evidentemente un'altra strada. Il Real Madrid ha effettivamente preso appunto la strada di rinnovare lo stadio esistente, seppur non sia troppo lontano dal centro abitato, anzi. Ricavi commerciali invece il Real Madrid anche sotto Covid diciamo che sono rimasti gli stessi. Questo è un grande vantaggio
che il Real Madrid ha avuto la grande, non fortuna, ma bravura, competenza, no? La capacità di essere solidi anche in un momento molto difficile. Se sullo stadio non ci si può fare niente, sui ricavi commerciali si confermano un club al top nonostante le difficoltà dell'ultimo periodo. Questa penso che sia una grafica davvero, direi quasi affascinante, cioè in questo caso non si nota assolutamente la presenza del Covid. Ed è incredibile se pensiamo a quante aziende chiaramente anche nei propri core business abbiano sofferto la pandemia. Qui i numeri del Real praticamente rimangono quasi in linea con gli anni precedenti, il 19-20 e il 20-21, i 2 anni impattati dalla pandemia finora, non risultano quasi per nulla intaccati. C'è chiaramente una piccola flessione nel 2021, ma perché soprattutto dovuto ad una diminuzione del merchandising, perché chiaramente i tifosi stessi hanno avuto meno possibilità di comprare oggetti ufficiali del Real Madrid, anche per via chiaramente di un minore potere di acquisto dei tifosi stessi. Tuttavia i ricavi da sponsorship sono aumentati. Quindi la fiducia nel brand Real Madrid da parte degli sponsor globali è rimasta intaccata, a significare che quando un club è riconosciuto e ha una prominenza a livello globale, anche una crisi senza precedenti alla fine può essere superata in maniera positiva. Possiamo fare riferimento, Antonio, anche a proposito di questo, al fatto che la maglia più, cioè lo sponsor di maglia è uno degli sponsor più cari oppure più remunerativi a livello globale. Lo stesso vale per lo sponsor tecnico, no? Che dovrebbe addirittura aumentare nei prossimi anni. Insomma, il brand Real Madrid non ha risentito, come dicevi tu, delle problematiche legate alla pandemia, se non per quanto riguarda naturalmente le presenze da stadio. Questo lo vediamo secondo me in maniera molto più efficace nella prossima grafica che vi proponiamo, cioè nell'evoluzione della redditività. Perché se è vero che c'è un forte squilibrio fra l'ultimo anno senza Covid e il primo anno con il Covid, la 19-20, Antonio, tu mi hai insegnato in questi anni a dover leggere i dati, anche a confrontarli con quelli delle altre società. Il paragone con altre società molto importanti in Europa è clamoroso, è una delle pochissime società che non è andata in passivo. Esatto, questa grafica, se vogliamo, è a conclusione di quello che abbiamo detto finora. Sicuramente un crollo dei ricavi da stadio non si poteva fare altrimenti, i ricavi commerciali mantengono il colpo, i ricavi TV sono comunque bene o male fissi, seppur con anche lì qualche sconto ai broadcaster per via della pandemia. Alla fine, tirando una linea, il risultato netto fa vedere comunque 2 profitti, seppur chiaramente di qualche centinaia di migliaia di euro e in netta diminuzione rispetto agli anni pre-Covid. Il Real Madrid ha chiuso gli anni 2019-20 e 2021 in attivo e, come dicevi tu, non solo questa è una notizia particolarmente interessante di per sé, ma anche poi in confronto ai principali competitor. Il Barcellona nel 2021 ha perso quasi 500 milioni di euro. Squadre come Juventus, Inter tra i 220 e i 250 milioni, il Paris Saint-Germain 224 milioni, quindi stiamo parlando di realtà che sono appunto perfettamente comparabili con il Real Madrid, eppure il Real riesce a coniugare di fatto ciò che per molti club è un po' una chimera, cioè risultati positivi sportivi, e che risultati aggiungerei, con bilanci in ordine. Un'altra questione che ha affascinato gli esperti di calcio è la composizione della rosa del Real Madrid. Stiamo parlando di una rosa estremamente competitiva, di grandissima qualità, dove ci sono campioni anche in là con l'età, mi riferisco a Modric, mi riferisco a Benzema, ma soprattutto è il mix fra giovani, no? e vecchi, chiamiamola così, che ha funzionato. Non so se Florentino Perez si è rifatto allo Zidane Pavones di qualche tempo fa, mutuandolo un po' con l'età anagrafica e non con la provenienza, però dal valore dei giocatori e dalle variazioni anche di inizio stagione possiamo vedere come il mercato del Real Madrid e la rosa composizione del Real Madrid sia di altissimo livello innanzitutto, con Vinicius che sfonda il muro dei 100 milioni, ma soprattutto con Camavinga e Rodrigo, che sono altri 2 giovani che già sono nella top 8. Esatto, e qua poi direi anche, abbiamo fatto vedere infatti la variazione da inizio stagione dei valori calcolati attraverso il nostro Player Valuation Tool. Qua si può parlare anche un po' di effetto Ancelotti,
perché è arrivato chiaramente, è tornato Ancelotti a inizio anno e Vinicius è esploso. Sappiamo tutti che negli ultimi 2 o 3 anni inizialmente era stato addirittura mandato a giocare in cantera, ma non era mai ancora esploso a questi livelli. Adesso vediamo come il valore da inizio anno praticamente più che raddoppiato, anche dei parametri zero come Alaba, che non sono più giovanissimi ma comunque diciamo nel pieno della maturità, adesso frutterebbero sul mercato in base ai nostri valori 67 milioni. C'è anche l'altro brasiliano Rodrigo. Il messaggio chiave qui è che nonostante, diciamoci la verità, inizio anno non tutti avremmo previsto un Real Madrid finalista di Champions League, perché il Real Madrid anche da un punto di vista sportivo sembrava un attimo in ristrutturazione, un po' come lo stadio, come dicevi tu, qualche giocatore un po' avanti con gli anni, dei nuovi giovani, tra cui appunto Camavinga che menzionavi anche tu, magari ci si sarebbe aspettato di avere un paio di anni di transizione prima di ritornare ad essere competitivi al top, e invece anche sicuramente grazie all'allenatore pronti via, finale di Champions, Liga vinta e la rosa che è già molto rivalutata. Allora faccio una piccola variazione rispetto alla scaletta, visto che abbiamo nominato Ancelotti non possiamo parlare che dell'effetto Ancelotti, perché abbiamo voluto omaggiare anche a Football Benchmark Carlo Ancelotti rispetto a dei numeri. Abbiamo preso la media punti, abbiamo messo sotto i campionati vinti, mancano le Champions naturalmente in questo panorama, in questa fotografia che abbiamo voluto fare di Carlo Ancelotti, ma l'abbiamo voluto fotografare quando Ancelotti prende una squadra, anche se non vince il campionato, la media punti è altissima a prescindere. È vero che ci sono, fra virgolette, se vogliamo chiamarle così, delle scivolate, no? Napoli ed Everton, sì. Stiamo parlando però comunque di squadre che hanno un livello medio leggermente inferiore o decisamente inferiore, se prendiamo l'Everton, rispetto a quelle altre prese in considerazione. Cioè l'effetto Ancelotti si vede anche nella media punti. Sì, assolutamente, questo è un piccolo tributo che abbiamo voluto fare al mister, che comunque si fa sempre voler bene ed è una persona sicuramente squisita, oltre che chiaramente molto molto competente, e qui questi numeri lo parlano da soli. Qua ovviamente parliamo di media punti in campionato, per questo certo. Quindi non abbiamo evidenziato le Champions vinte, ma innanzitutto Ancelotti con il titolo vinto qualche settimana fa è diventato il primo allenatore nella storia a vincere tutti e 5 i principali campionati europei, quindi ha già messo da parte un altro record. La media punti era in continua ascesa dagli anni del Milan e poi il Real, il PSG, eccetera. C'è stato poi effettivamente quell'esonero al Bayern, e lì anche per via di alcune critiche, ricordo dei veterani dell'epoca della compagine tedesca, si parlava un po' forse di un inizio di un declino, e poi a Napoli e a Liverpool sponda Everton effettivamente ci furono anche, come posso dire, fummo un po' tutti sorpresi, no? Perché effettivamente Napoli ed Everton sono due piazze caldissime, soprattutto quella di Napoli, ma magari non abituata così tanto a vincere come le altre in cui Ancelotti era andato, e magari poteva essere effettivamente ancora una sfida ancora più stimolante. Effettivamente in entrambi i casi la situazione non è andata in maniera ottimale. Quest'anno l'Everton addirittura rischia la retrocessione. È tornato al Real, seppur, come dicevo, con una squadra che non da tutti all'inizio era data come strafavorita. Ha vinto la Liga, mi verrebbe da dire in ciabatte, e si trova in finale di Champions League, tornando in Liga ad una media punti che pareggia quella più alta della sua carriera, 2,38 a partita. O in ciabatte o con il sigaro, visto la foto dell'esultanza. Giusto. Che è diventata virale. L'ultima considerazione sul Real Madrid ha un punto interrogativo, Antonio, no? In finale, cioè nel finale, perché per calcolare il valore di impresa, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni di valori di impresa per le cessioni della Chelsea, la trattativa del Milan, eccetera, eccetera. Sveleremo quel punto interrogativo di fatto la prossima settimana. Vero, sì, questo un po' a conclusione del nostro intervento. Effettivamente vediamo come il Real comunque calo o non calo dei ricavi, piccola crisi o non piccola crisi, cambio allenatore o meno, di fatto è da sempre, dal primo anno del nostro report, in testa, con un paio di anni che era secondo in classifica dietro il Manchester United, un valore di impresa massimo di circa 3 miliardi e mezzo. Chiaramente anche lì un calo l'anno scorso per via del Covid.
2022, come dicevi tu, settimana prossima usciremo con i nuovi valori e vediamo se effettivamente il Real riuscirà a mantenere il primato. Visti i numeri che abbiamo mostrato prima, mi sorprenderei se ci fossero grossissimi cambi al top. Benissimo, ci hai lasciato con il dubbio, ma un'indicazione ce l'hai voluta comunque mettere lì. Grazie mille Antonio, grazie per questa chiacchierata sul Real Madrid. L'appuntamento con Football Benchmark torna la prossima settimana, potremmo dire con il finale di stagione. Arrivederci a tutti.